Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui su Era. Sono come sempre con il nostro Eli. Ciao a tutti, bentornati. Bentornati, bentornati. Come sta andando, come è andato il weekend? Spero non abbiate tradato perché il mercato era completamente morto. e niente ragazzi, in realtà novità Siamo sempre là. non ci sono, siamo sempre qui. Come vedete sono quasi già, senza calcolare il mega weekly, sono già 2 settimane, sì, quasi 2 settimane che siamo in questo range. Complimenti ragazzi, spero vi state divertendo. Noi no, siamo molto annoiati, devo dire la verità, non c'è volume. Il prezzo non si muove, siamo sempre lì, cioè ogni giorno, ogni mattina ci svegliamo, guardiamo il prezzo, è sempre uguale. Quindi davvero su Bitcoin non cambia assolutamente nulla. Il piano è sempre lo stesso, finché non mi flippa questa resistenza qua grossa, io non mi metto long. Stessa cosa qua sotto, finché non perde questo livello qua sotto, inizia a consolidare, io non mi metto short. Quindi io di solito ultimamente cosa sto facendo? Sto cercando altcoin forti quando si tocca in questa zona e sto cercando altcoin deboli quando siamo al di sopra in questa zona. Quindi per ora il piano è molto semplice, come dicevo l'altra settimana, siamo in un range e finché non verrà rotto, questo continueremo a giocarlo così com'è. Quindi 27.005 circa così, cercate segnali per andare short, 26.005 in giù, cercate segnali per andare long, molto semplice. Devo dire due parole un attimo su ETH invece, perché ETH a differenza di Bitcoin qualcosina è cambiato. ETH, qua avevo preso uno short l'altro giorno, poi vabbè l'ho chiuso, in realtà il botto l'avevo preso. ETH qua sembra aver rotto questa resistenza, ma ovviamente se Bitcoin qua non collabora, potrebbe essere che questa qua è solo una deviazione, quindi potrebbe essere in realtà un PO3. Quindi accumulo, deviazione, facciamo il rosso e poi espansione. Quindi attenzione, non diventate troppo bullish perché questo pattern può essere ancora possibile. Si è visto molte volte, penso che anche voi lo conosciate, però si parte da accumulo, una deviazione al di sopra del livello, dovesse riaccettare al di sotto di questo livello, allora si potrà parlare di un'espansione, quindi raggiungimento del nostro target sui 1700. Questo è un po' il mio quello che vedo su ETH in questo momento. Però sì, assolutamente ragazzi, se il prezzo dovesse raggiungere questo livello, avere dei compratori aggressivi e quindi vedere un buon bounce, allora potete longare con stop al di sotto di questo livello e targettare gli alti qua sopra magari, fino a qua. Quindi potrebbe essere un possibile trade, ok? Perfetto, passo la parola a te, Eli. Sì, vabbè, tanto come hai detto tu non c'è molto da dire. Alla fine siamo rimasti sempre nel range, ma l'avevamo detto, l'ho scritto più volte. Perché c'è questa lotta? Semplicemente basta guardare il 2 giorni. Mettiamo il grafico 2 giorni e vediamo, guardiamo le candele. Guardate qui, impressionante compressione qui con i wick ricomprati. Livello di 2700, pure nessuna chiusura al di sopra, ci stiamo provando oggi, ma dobbiamo aspettare la chiusura di domani. Quindi se la chiusura di domani avverrà al di sopra, penso che saliremo almeno fino a 28.000 dollari per andare a prendere questa zona qui. I 28.000. 28.000 uno può provare uno scalp short se vuole, con stop 28,2, 28,3 semplicemente. Però la vera resistenza chiave è qui. Diagonale
Come vedete sto facendo le cose molto semplici, cioè proprio di una semplicità unica, non sto usando nessun indicatore, niente, sto solo guardando il grafico e cioè sto tracciando due linee. Tracciamo questa trend line qui, zona di inefficienza, questa qui dove ci sono stati un pochino di retest, andiamo sul giornaliero, quindi per esempio possiamo fare un movimento del genere o rompere questo livello, andare a prendere 28.000, riscendere giù di nuovo e andare qui, fare la consolidazione e andare un pochino più in alto. Se altrimenti qui perdiamo di nuovo e rientriamo nella trend, ciao ciao, ce ne andiamo a $23.000. Io la penso così, quindi facendo le cose semplici possiamo provare. Shortiamo soltanto se il 2 giorni ci perde questo livello qui, secondo me, ok? Se ci perde i $26.000 al retest ci possiamo mettere short. Se li perde io mi aspetto non solo i $25.000, ma mi aspetto i $23.000. Mi aspetto quest'area qua che la andiamo a riprendere. Per me questo è il supporto chiave, ok? Questo livello qui, non sono i $25.000. I $25.000 sicuramente possiamo rimbalzare, però poi andiamo a ritestare in alto, riscendere, andare a prendere qui la liquidità, questa zona qui. Però il consiglio che vi do è operare giorno dopo giorno, soprattutto ora, dove se guardate il 4 ore, cioè il 4 ore su Twitter avete visto 0 son e rimbalzavamo sempre 100.000 e venivamo sempre rigettati, quindi attenti, non serve troppo rumore e quindi cercate di operare qui in basso, attenzione agli short, soprattutto shortate soltanto se perdiamo questo livello qui, se no non ha alcun senso. Qui in alto io al momento non sono posizionato su Bitcoin, sono 3 giorni che non mi posiziono su Bitcoin, sono sincero, ho fatto soltanto scalpi in altcoin, ad esempio ieri Lina, HNT, Avax, oggi MKR ma l'ho chiuso, e che più? E basta, poca roba, 1-2 posizioni al giorno, porto un po' di profitto a casa e ok, mi accontento, non c'è bisogno di strafare in questo momento, secondo me. State attenti perché il mercato non ha assolutamente un briciolo di volume. Se va a ritestare la resistenza diagonale, attenzione, la possiamo andare a ritestare, poi venire rigettati e scendere ancora. Se fa breakout possiamo provare a riposizionarci sul retest per andare a prendere di nuovo i 30-32. Se fa breakout e rientriamo dentro la trend, shortate perché tanto si scenderà pesantemente. L'OBV oggi mi ha dato un pochino di forza rialzista, però bisogna aspettare la chiusura giornaliera. Semmai aggiornerò su Twitter. Oggi è stato uno dei primi giorni che mi ha fatto vedere un pelino di forza, quindi penso che andremo a ritestare 28.000, 28,5 nei prossimi giorni, però qui nessuna FOMO long perché siamo sotto resistenza, quindi semplicemente guardate gli altcoin. ETH semplicissimo, cosa più semplice non c'è, mettiamo il 12H, 12 ore, ve l'avevo indicato già, resistenza, ora rotta, ok, abbiamo fatto breakout, guardiamo il volume com'è, volume buonino, ma neanche tanto, fa un po' canna, volumi inesistenti, che mercato di merda questo. Quindi qui potete provare a posizionarvi al retest, se consolida andiamo a prendere i 1.930, questa zona qui, ok? Se qui avviene una deviazione lo vedete subito perché viene rigettato all'interno, al retest vi posizionate e possiamo shortarlo di nuovo fino a 1.700. Questa è un po' la situazione del TH. Se consolida vi mettete long, stop qui in basso, 1.800 per esempio, zona 1.830, 8,20 entrate long, stop chiusura sotto 1.800, target 1.940. Se fa deviazione che ci chiude un 4 ore sotto, ci mettiamo short a retest con TP $1.700.
Questa è un po' la situazione, penso che l'hai detto già tu, niente di complicato. Altcoin, guarda, ragazzi, c'è pochissimo da dire. Un esempio, ieri ho fatto Lina Long, ma non perché mi piace, l'ho visto graficamente, ha fatto breakout, invalidazione semplice 1%, OTP ha fatto un 10%. Stessa cosa, per esempio, ora stavo guardando DYDX, dove sta? Qui breakout, anche se non mi è piaciuto molto il volume, quindi se tiene questa zona qui, se tiene la trend, continuazione a rialzo per andare a 2,30, 2,35, 2,40, tutto qua, pretest, espansione. Un altro grafico interessante, sto guardando XRP, strano ma vero. XRP mi aspetto un movimento così, ve lo faccio vedere un pochino più sul macro, ok? Consolidazione qui in basso, potete comprare spot area 0,45, 0,44, stop sotto questo low qui, 0,42, TP 0,54. Questo è un po' un setup di XRP, semplicemente perché ho visto che aveva fatto breakout, lo 0,5 ha fatto breakout, quindi lo possiamo ritestare e fare un'espansione a rialzo. Dopodiché avevo visto CRV, interessante compressione rialzista soprattutto sull'OBV che continuano a comprare, non ho capito il perché, lo possiamo vedere qui, anche se l'OBV sulle monete a bassa capitalizzazione non sempre funziona bene, attenti, anche se CRV c'ha volume, però non è come Bitcoin e ETH. L'OBV sul giornaliero usatelo soprattutto su Bitcoin e ETH, altcoin lasciatelo un po', prendetelo un po' con le pinze, però graficamente bello, potete provare, ha fatto il breakout della linea di tendenza, quindi potete provare un entry in area 0,85, 0,83, se perde di nuovo questo livello 0,82 uscite, altrimenti qui potete entrare e provare ad andare a prendere lo 0,94, 1,10. Questa è un po' la situazione generale. Non so se tu dovevi far vedere qualcosa. Sì, allora avevo un altcoin, volevo far vedere. Il mercato è morto, sappiate questo. Queste Sì. sono. Io ho dato un consiglio ieri. Iniziate la giornata, guardate i grafici, vi piace una configurazione per un long, per uno short, lo provate. Siete in profitto, prendete profitto, chiudete tutto la notte e riniziate così la giornata dopo. Sì. Vi consiglio di fare così. Iniziate, setup, prendete profitto, portate sempre profitto a casa quando siete in profitto, ragazzi. Non pensate che perché il mercato, come vedete, è davvero indeciso. Il volume è bassissimo, quindi non è positivo per le prossime settimane, sappiatelo. Al momento il mercato non è assolutamente bullish. Quindi operate facendo così e tutto va bene. Portare piccoli profitti a casa e non dovete pensare ai numeri. Ora non è il momento per fare i numeri, non è il momento per fare numeri grossi, assolutamente no. Scusa l'interruzione. Niente. Allora, ieri io mi sono messo qua, ho allungato CFX nel gruppo, ci ha dato un bel 16%. Bello, sì. C'è Fix e Lina abbiamo allungato ieri. Sono andati tutti e due Sì. bene. Posizioni molto lisce, in realtà sono salite e basta in pratica ieri. Quindi posizioni ottime. Oggi io sto tenendo d'occhio Liquidity. Liquidity qua sembra che stia provando a flippare un livello chiave. Molto interessante. Liquidi poi soprattutto quando parte lo fa molto parte molto molto impulsivo, quindi potremmo tranquillamente testare 1,44 qua sopra, con un push se tiene qua. Poi ovviamente tutto dipende da Bitcoin, come dicevo, alto rischio perché siamo top range con Bitcoin. E invece dal punto di vista short c'è AP3. Non sono short, questo qua era solo un'idea che stavo iniziando a montare. Però questo qua è un coin che sta accumulando in un descending triangle da più di un anno. Quindi questo livello attuale, quando romperà, che è il May Low, ha già rotto, mi aspetto la liquidità, davvero tanta liquidità qua al di sotto di questi bassi. Quindi mi aspetto un movimento molto impulsivo verso il basso su questo coin nel momento in cui confermerà la rottura di questa struttura, perché come sapete più viene accumulato o distribuito un coin, più violenta sarà il move quando accadrà.
Quindi in questo caso saranno più di 300 giorni, 377 giorni che stiamo accumulando al di sopra di questa linea. Quindi a dovesse rompere io qua mi aspetto un bel drop, cioè un drop importante da questo coin. Quindi molto probabilmente lo matcherò con un segnale short che mi viene da Bitcoin, molto probabilmente. Però sì, questo qua principale nella watchlist per gli short. Ok. Perfetto, Eli. Io ho finito qua, non ho più nient'altro da far vedere. Sì, neanch'io, io forse avevo visto, guarda, al momento sono più interessanti le configurazioni stocks e non le configurazioni cripto. No? Per esempio avevo fatto Meta, cioè tante configurazioni andate benissimo, Netflix mi hanno fatto tutto il 120-150%. Altra configurazione interessante dove sono entrato è strano ma vero GameStop. Il mitico. Sì. Eh. Ora, questo grafico è impressionante, è bellissimo, guarda, consolidazione sul settimanale, sono entrato qui e Bello. c'è un TP Sì, questo sono monete scam, cioè questo è un po' lo scam, il meme dello stocks, però è bella configurazione. Però SPX e il Nasdaq iniziano ad essere resistenza, il mercato americano è pompato da liquidità scam, vi avviso, quindi attenti anche a Bitcoin per questo. Come abbiamo visto, le banche hanno una pessima reputazione al momento e anche Biden ha detto che forse, vabbè, lui è stata la rovina del mercato. Attenzione perché questi possono crollare davvero pesantemente del 20-30% in futuro. Quindi consiglio cautela anche lì. E se crolla lui, Bitcoin seguirà. Però sarebbe fantastico perché è un'opportunità d'acquisto più unica che rara, secondo me. Sì, sì, assolutamente. I soldi torneranno, quindi ora tradate così giorno dopo giorno, poi quando sarà il momento basta premere un pulsante e farete soldi in un attimo. Un secondo. Sì. Un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi, Penso che per buona oggi è finita. settimana. Ciao a tutti, ciao.